Sono le 7 del mattino. Ti svegli. Allunghi la mano verso il telefono. Non c'è segnale. Allunghi la mano verso la lampada sul comodino. Un clic. Le luci non si accendono da nessuna parte. Vai subito ad accendere la radio. Il conduttore sta parlando della più grande interruzione di corrente mai verificatasi a Milano. Cosa fareste se foste al suo posto, amici? L'intera rete elettrica della città è fuori uso. La durata dell'interruzione è incerta. Guardi fuori dalla finestra. È buio, le luci non si accendono. Le finestre dei vicini di fronte sono buie. Milano è ufficialmente finita. Il clima è ufficialmente polare. È gennaio a Milano. La temperatura è di meno 5 gradi Celsius. Fuori è tutto coperto di neve. Non ci sono riscaldamenti. Non c'è acqua calda che scorre dai rubinetti. Non c'è internet. Cosa fareste se foste al mio posto? Ora capite. Non si tratta di un'interruzione di corrente. È una questione di sopravvivenza. Ascoltate bene. Non sto cercando di spaventarvi, vi sto dicendo la verità. Milano è una bella città, un organismo completamente dipendente dall'elettricità. Tutte le invenzioni dipendono dall'elettricità. I sistemi di riscaldamento sono guasti e non funzionano. Anche i sistemi idrici dipendono dall'elettricità, i telefoni e le radio inclusi. La catena di distribuzione alimentare funziona con l'elettricità. Quando questo sistema smette di funzionare, la città scompare letteralmente nel giro di 48 ore. Non si tratta di un'ipotesi teorica. Ricordi l'interruzione di corrente che ha colpito Milano e le zone circostanti nell'inverno del 2012? Era il 28 gennaio 2012. C'era un tempo nevoso terribile. Le linee elettriche erano fuori uso e le strade erano immerse nell'oscurità. La gente riusciva a malapena a riscaldarsi. Anche le condutture dell'acqua erano fuori uso, gli autobus erano fermi. È successo tutto in sole 24 ore. Se fossero state 48 ore, la situazione sarebbe stata molto più grave. Ti mostrerò cosa è successo in quelle prime 48 ore. Cosa dovresti fare? Quali sono i sistemi prioritari? Evita questi errori. Quelle 48 ore sono la differenza tra la sopravvivenza e un grave pericolo. Ed ecco cosa ti farà continuare a seguire. Ascolta bene, non ha nulla a che vedere con cose costose. È una questione di intelligenza. Ha a che vedere con l'essere intelligenti e con trovare soluzioni adeguate alle condizioni reali di Milano. Quando si dice prepararsi, tutti pensano a cose come le candele. Errore. Altri puntano ad acquistare un generatore potente. Errore. Altri ancora pensano alle coperte. Sbagliato, sbagliato, sbagliato. Quando manca la corrente non c'è problema. Si tratta dell'esplosione di sistemi interconnessi. Quando manca la corrente il riscaldamento smette di funzionare. Quando il riscaldamento smette di funzionare, le tubature dell'acqua rischiano di esplodere. Se le tubature dell'acqua si congelano, i sistemi smettono di funzionare. Se il sistema idrico collassa, iniziano i rischi per l'igiene e la salute. E mentre tutto questo accade, le comunicazioni sono interrotte e fuori ci sono meno 5 gradi Celsius. Quindi non cerchiamo una soluzione. Stiamo creando un nuovo sistema. Un sistema composto da 7 eventi critici. Ogni misura supporta l'altra. Ogni misura è progettata in base alle condizioni invernali di Milano. E ogni misura funziona davvero. Prima di raccontarti questi eventi devi capire bene perché le prime 48 ore sono così critiche e perché sono così importanti se ti trovassi in quella situazione. Milano è una città con 2,5 milioni di abitanti, ma quando manca la corrente, questi 2,5 milioni di persone hanno bisogno delle stesse risorse contemporaneamente. I supermercati esauriscono le scorte in 24-48 ore. Le farmacie non riescono a mantenere i farmaci nella catena del freddo e questi iniziano a deteriorarsi. Gli ospedali funzionano con i generatori, ma questi non possono funzionare all'infinito. E, cosa più importante, la gente inizia a farsi prendere dal panico. Le prime 48 ore sono il periodo che precede il collasso totale del sistema. Durante questo periodo c'è ancora ordine, è ancora possibile ricevere aiuto, è ancora possibile trovare qualcosa nei negozi. Ma dopo 48 ore la situazione diventa complicata. Le scorte si esauriscono, i soccorsi non sono sufficienti. Il problema del riscaldamento inizia a causare gravi problemi di salute. Quindi, le prime 48 ore sono il periodo in cui devi essere preparato. Se durante questo periodo fai le mosse giuste, dopo 48 ore sarai al sicuro. Se fai le mosse sbagliate o non fai nulla, dopo 48 ore ti troverai in una situazione davvero difficile. Ora, essere preparati non significa farsi prendere dal panico.
Essere preparati significa essere realistici. Vivi a Milano. L'inverno nel nord Italia è rigido. Potrebbero verificarsi interruzioni di corrente. Non si tratta di uno scenario catastrofico, ma di uno scenario di gestione del rischio. Assicuri la tua auto, vero? Ma non pensi di avere un incidente ogni giorno. Lo stesso ragionamento vale anche in questo caso. Essere preparati significa avere il controllo. Essere preparati significa avere ordine contro il caos. Quindi dimentica il rumore, dimentica le fantasi. Il sistema che ti mostrerò ora è reale, pratico, applicabile. È progettato per Milano. Cominciamo. Il primo problema è il freddo. A Milano, durante i mesi invernali, la temperatura esterna varia tra -5 °C e +5, ma quando manca la corrente la temperatura all'interno dell'appartamento scende rapidamente. I moderni appartamenti milanesi sono ben isolati, ma senza riscaldamento la temperatura interna si avvicina a quella esterna in 6-8 ore. Ecco la fisica. Un appartamento perde circa 1-2 °C, allora rispetto alla temperatura esterna. Se inizialmente la temperatura interna è di 20 °C e quella esterna di -5 °C, dopo 12 ore la temperatura interna scende a circa 5 °C. A questa temperatura il corpo inizia a perdere calore. Dopo 24 ore inizia il rischio di ipotermia. Cosa fa la maggior parte delle persone? Si avvolge in una coperta e aspetta. Questa è una soluzione a breve termine. Funziona per 6-8 ore. Ma non puoi stare sotto la coperta per 48 ore. Devi dormire, devi mangiare, devi andare in bagno e ogni volta che esci dalla coperta il freddo ti colpisce. Cosa fanno gli altri? Accendono una stufa a carbone o lasciano il fornello a gas acceso per riscaldare la stanza. Sbagliato, sbagliato, sbagliato. Ogni anno in Italia si verificano decessi per avvelenamento da monossido di carbonio. Bruciare combustibile in uno spazio chiuso produce monossido di carbonio. Un killer invisibile. Non lo senti, non lo percepisci, ti addormenti e non ti svegli più. Qual è allora la soluzione giusta? La soluzione giusta è una strategia per mantenere il calore. Concentratevi su una sola stanza. Non cercate di riscaldare tutta la casa. Scegliete una sola stanza. Di solito la camera da letto è la scelta migliore. Chiudete la porta. Mettete degli asciugamani sotto le finestre. Impedite la fuoriuscita di aria. Ora questo piccolo spazio può essere riscaldato dal calore del vostro corpo. Quindi vestiti a strati, indumenti intimi termici, maglione pesante, cappello. Le persone dimenticano l'importanza del cappello. Il 40% del calore corporeo si disperde dalla testa. Indossare un cappello di lana è il modo più semplice ed efficace per mantenere il calore corporeo. Poi sacco a pelo o coperta di lana pesante. Le moderne coperte sintetiche non isolano abbastanza dal freddo. La lana mantiene il calore anche quando è umida. Se hai un sacco a pelo, dovrebbe essere classificato per -10 °C o meno. Per l'inverno milanese, un sacco a pelo da -10 °C è sufficiente. Ed ecco un consiglio italiano, la borsa dell'acqua calda. La vecchia generazione lo sapeva bene. Riempi una bottiglia di plastica o di metallo con acqua calda. Avvolgila in un asciugamano. Mettila dentro il sacco a pelo. Questo manterrà il calore corporeo per ore. Ti terrà al caldo per tutta la notte. Ma aspetta, come riscalderai l'acqua senza elettricità? È qui che entra in gioco il fornello a gas. Sì, non usate il fornello a gas per riscaldare la stanza. Usatelo per bollire l'acqua. Uso breve, ventilato e controllato. Bollite l'acqua. Mettetela nella bottiglia. Chiudete. È sicuro. Questo semplice sistema vi proteggerà dal rischio di ipotermia per 48 ore, una sola stanza, vestiti a strati, coperta di lana o sacco a pelo, bottiglia di acqua calda. Mantieni il calore corporeo, consuma energia, sopravvivi. Purtroppo abbiamo molti problemi con l'acqua. Innanzitutto l'approvvigionamento idrico, in secondo luogo le tubature dell'acqua che dobbiamo sistemare. Il sistema idrico di Milano funziona con pompe elettriche. Non appena manca la corrente, le pompe dell'acqua si fermano e l'acqua non viene interrotta immediatamente. Perché? Perché il sistema è un sistema a pressione. Nelle tubature c'è sempre un po' d'acqua. Nei serbatoi c'è ancora acqua. In questo modo, dopo un'interruzione di corrente, l'acqua è disponibile per 5-10 ore. Ma dopo un certo periodo di tempo, la pressione scompare e l'acqua viene interrotta all'improvviso. L'errore che tutti commettono è questo: quando manca la corrente vedono che l'acqua arriva e si stupiscono. Che bello, finalmente possiamo rilassarci, dicono.
Purtroppo, dopo molto tempo, dal rubinetto non esce più nemmeno una goccia d'acqua e a quel punto si arrabbiano. L'approccio corretto è invece questo: non appena manca la corrente, riempire immediatamente d'acqua la vasca da bagno, il lavandino, le pentole, le bottiglie, i secchi, tutto. Bottiglie, secchi, tutto. In un appartamento medio a Milano, la vasca da bagno contiene 150-200 litri d'acqua. Ciò significa che l'acqua è sufficiente per 2 persone per 2 giorni. Il vero problema è che c'è un alto rischio che le tubature dell'acqua si congelino. A Milano le tubature dell'acqua sono quasi sempre nelle pareti di ogni casa. Negli edifici moderni ben isolati, le tubature sono protette. Generalmente negli edifici vecchi e mal ridotti o nelle zone mal isolate, le tubature rischiano di congelarsi, soprattutto quelle vicine alle pareti esterne. Quando la temperatura scende sotto lo zero, l'acqua nelle tubature si congela. L'acqua congelata si espande. La pressione aumenta, la tubatura si rompe. Quando l'acqua si congela, il suo volume aumenta del 9%. Quando il ghiaccio si espande all'interno della tubatura, la tubatura scoppia. E quando la tubatura scoppia, c'è un grosso problema. Durante un'interruzione di corrente non puoi chiamare l'idraulico. Non c'è nessuno che possa venire a riparare. E finché il ghiaccio non si scioglie, l'acqua è bloccata. Cosa fare allora? La soluzione è semplice: aprire leggermente i rubinetti. L'acqua in movimento non si congela. Anche poche gocce al minuto sono sufficienti. Basta un flusso minimo e costante. Questo mantiene l'acqua in movimento. È l'acqua in movimento. Non si congela. Poi, isolare le tubature. Avvolgere le tubature visibili con vecchie coperte, asciugamani o giornali. Questi materiali agiscono come isolanti e impediscono la dispersione di calore. Ma attenzione, non chiudere completamente i rubinetti. Anche se hai raccolto l'acqua nella vasca, lascia che l'acqua scorra leggermente. Questo sistema manterrà le tue tubature sicure per 48 ore. Quindi, in breve, ecco la strategia per l'acqua. Raccogliere immediatamente l'acqua non appena manca la corrente. Mantenere un flusso costante nei rubinetti. Isolare le tubature visibili. Il terzo problema critico è il cibo. Molte persone credono che i supermercati siano aperti durante un'interruzione di corrente. Sono aperti ma non vendono nulla. Perché? Perché i registratori di cassa funzionano con l'elettricità. I sistemi di pagamento con carta di credito funzionano con l'elettricità. Non c'è modo di effettuare un pagamento. Anche se hai del contante, non ti serve a nulla. Perché i registratori di cassa non si aprono. Non c'è modo di dare il resto. Quindi in poche ore i supermercati diventano inutili e le persone iniziano a farsi prendere dal panico per il cibo. Ma aspetta un attimo. Non hai bisogno del supermercato, hai bisogno di cibo e probabilmente nella tua cucina hai già molto cibo. Il problema è che non lo sai, non conosci il tuo inventario, non hai mai controllato. La soluzione è semplice: fai l'inventario adesso, prima che manchi la corrente. Controlla cosa hai nella tua cucina: pasta, riso, conserve, cibo in scatola. Probabilmente hai cibo sufficiente per 3-5 giorni, ma non lo sai perché non hai mai controllato. Fai questo ora, prima che manchi la corrente. Prendi un foglio e una penna, apri tutti gli armadietti della cucina. Pasta 3 pacchi, riso 2 kg buone, scatolette di tonno 5, fagioli in scatola 3, olio 1 bottiglia, sale, zucchero, farina. Ora sai cosa hai e sai per quanto tempo puoi sopravvivere con quello che hai. Ma c'è un problema. Il cibo che hai nella tua cucina richiede elettricità per essere cucinato. Fornello elettrico, forno elettrico, microonde. Senza elettricità non puoi cucinare e la maggior parte del cibo che hai richiede cottura. Qual è la soluzione? Fornello a gas portatile con bombole di gas oppure un fornelletto da campeggio. Questi dispositivi funzionano senza elettricità. Puoi bollire l'acqua, puoi cuocere pasta, riso, tutto. Un fornello portatile a gas costa circa 30-50 euro. Le bombole di gas costano 5-8 euro ciascuna. Una bombola dura circa 2-3 ore di cottura. Per 48 ore hai bisogno di 3-4 bombole. Quindi investi 80-100 euro e risolvi completamente il problema del cibo per 48 ore. Ma non dimenticare, apri sempre una finestra quando usi il fornello a gas. Una buona ventilazione è essenziale. Riepilogo della strategia alimentare. Fai l'inventario del cibo ora. Prepara un fornello a gas portatile e le bombole, assicurati di avere almeno 3-4 giorni di cibo non deperibile. Il quarto problema critico è l'illuminazione. Quando manca la corrente, le tue luci si spengono.
e dopo 2-3 ore, se è inverno, sarà completamente buio. La maggior parte delle persone usa il telefono come torcia, ma il tuo telefono avrà batteria per 4-5 ore al massimo. Dopo questo sarai completamente al buio. La soluzione è semplice: torce a batteria e candele, ma non qualsiasi candela. Candele grandi e spesse che durano a lungo. Le torce a LED sono ottime, consumano poca energia. Una torcia a LED con 4 batterie AA può funzionare per 10-15 ore. Compra almeno 2-3 torce e compra batterie di riserva, almeno 20-30 batterie AA. Per le candele scegli candele cilindriche grandi. Quelle piccole durano solo 3-4 ore. Le candele grandi possono durare 20-30 ore. E assicurati di avere fiammiferi o accendini, almeno 3-4 accendini di riserva. Ma attenzione, mai lasciare le candele incustodite. Le candele sono pericolose, possono causare incendi, ma attenzione, mai lasciare le candele incustodite. Le candele sono pericolose, possono causare incendi. Metti sempre le candele su superfici stabili, lontano da tende o materiali infiammabili. Riepilogo della strategia di illuminazione: torce a LED con batterie di riserva, candele grandi e spesse, fiammiferi e accendini multipli. Mai lasciare le candele incustodite. Il quinto problema critico è la comunicazione. Quando manca la corrente, il tuo telefono funziona, ma solo temporaneamente. La batteria del tuo telefono si scarica rapidamente e non puoi ricaricarla senza elettricità. Dopo 6-8 ore il tuo telefono è morto. La soluzione è una power bank, una batteria portatile esterna, che puoi caricare prima dell'interruzione. Una power bank da 20.000 mAh può ricaricare un telefono 4-5 volte. Questo ti dà 2-3 giorni di comunicazione. Ma compra almeno 2-3 power bank, perché una sola power bank non è sufficiente per 48 ore. E assicurati che le power bank siano completamente cariche prima dell'interruzione. Collegale alla corrente e caricale al 100%. Riepilogo della strategia di comunicazione. Power bank da 20.000 mAh, almeno 2-3 unità. Caricale completamente prima dell'interruzione. Usa il telefono solo per le emergenze durante il blackout. Il sesto problema critico è la sicurezza. Quando manca la corrente, gli allarmi non funzionano. Le telecamere di sicurezza non funzionano. Le serrature elettroniche non funzionano. Il tuo appartamento diventa vulnerabile. Chiunque può vedere che non c'è elettricità nel palazzo. La soluzione non è complicata. Non hai bisogno di sistemi high-tech. Hai bisogno di soluzioni semplici e affidabili. Primo, rinforza la porta d'ingresso. Installa un chiavistello interno aggiuntivo, un semplice chiavistello meccanico che non richiede elettricità. Secondo, tieni una torcia vicino alla porta. Se qualcuno bussa, devi vedere chi è prima di aprire. Terzo, tieni un fischietto d'emergenza vicino al letto. Se c'è un problema, puoi chiamare aiuto senza elettricità. Quarto, non aprire la porta a sconosciuti. Durante un blackout le persone disparate fanno cose disparate. Quinto, se vivi in un condominio, conosci i tuoi vicini adesso, prima del blackout. Durante una crisi, i vicini si aiutano a vicenda. Riepilogo della strategia di sicurezza. Rinforza la porta con un chiavistello meccanico. Torcia vicino alla porta. Fischietto d'emergenza vicino al letto. Non aprire a sconosciuti. Conosci i tuoi vicini. Il settimo e più critico problema è il tempo. I primi 30 minuti dopo l'interruzione sono decisivi. La maggior parte delle persone perde tempo nei primi 30 minuti. Aspettano. Sperano che l'elettricità torni subito. Ma non torna. E ora hanno perso 30 minuti preziosi. Tempo che non recupereranno mai. Ecco cosa devi fare nei primi 30 minuti. Questa è la tua checklist di sopravvivenza immediata. Minuto 1, 5. Accendi una torcia. Non usare il telefono come torcia. Risparmia la batteria del telefono. Minuto 5, 10. Riempi la vasca d'acqua. Riempi ogni contenitore disponibile. Pentole, secchi, bottiglie. Minuto 10, 15. Accendi le candele. Prepara il fornello a gas. Controlla che tutto il tuo equipaggiamento di illuminazione funzioni. Minuto 15-20, isola le tubature. Apri leggermente i rubinetti per mantenere il flusso d'acqua. Minuto 20-25, chiudi tutte le finestre. Sigilla le porte interne. Concentra il calore in una sola stanza. Minuto 25-30, organizza il tuo spazio. Metti tutto l'equipaggiamento essenziale in un'unica area. Torce, candele, cibo, acqua, power bank. Dopo 30 minuti il tuo appartamento è sicuro.
Hai acqua, luce, calore, comunicazione e sicurezza. Puoi sopravvivere 48 ore, ma la maggior parte delle persone non fa nulla di tutto questo. Perché? Perché pensano che non accadrà mai. Ma tu non sei come la maggior parte delle persone. Tu ti prepari adesso, mentre hai ancora tempo. Riepilogo finale. In caso di un'interruzione di corrente di 48 ore in inverno a Milano, hai bisogno di 7 cose. Primo, riscaldamento. Una stanza sigillata. Coperte di lana. Sacco a pelo. Bottiglia d'acqua calda. Secondo, acqua. Raccogli immediatamente 150-200 litri. Mantieni il flusso nei rubinetti. Isola le tubature. Terzo, cibo. Fai l'inventario adesso. Fornello a gas portatile. 3-4 bombole di gas. Cibo non deperibile per 3-5 giorni. Quarto, illuminazione. 2-3 torce a LED. 20-30 batterie a LED. Candele grandi e spesse. 3-4 accendini. Quinto, comunicazione. 2-3 power bank da 20.000 mAh. Caricale completamente. Usa il telefono solo per le emergenze. Sesto, sicurezza. Chiavistello meccanico sulla porta. Torcia vicino alla porta. Fischietto d'emergenza. Non aprire a sconosciuti. Settimo, i primi 30 minuti. Non aspettare, agisci immediatamente. Ogni minuto conta. Quanto costa tutto questo? Circa 200-300 euro. Il prezzo di 2 cene al ristorante. Ma la differenza è enorme. 2 cene ti danno piacere per 2 sere. Questa preparazione ti dà sicurezza per tutta la vita. Perché ogni volta che c'è una crisi, le stesse persone soffrono. Le persone che dicono non pensavo che sarebbe successo. E le stesse persone che si preparano sopravvivono ogni volta. Non è fortuna, è preparazione. Quindi la domanda non è se succederà. La domanda è: sarai pronto quando succederà? Non aspettare l'inverno, non aspettare la crisi. Preparati adesso, vai al negozio oggi. Compra una torcia, compra batterie, compra candele. Domani compra il fornello a gas e le bombole. Compra le power bank. Dopodomani fai l'inventario del cibo. Controlla le tubature. Installa il chiavistello. In 3 giorni sei pronto. In 3 giorni sei più preparato del 99% delle persone. E quando arriva il blackout, e arriverà, non avrai paura, perché sei pronto. Mentre gli altri cercano candele nei negozi vuoti, tu hai già tutto. Mentre gli altri hanno freddo al buio, tu sei caldo con la luce. Mentre gli altri hanno paura, tu sei calmo. Perché la preparazione elimina la paura. Questo è il procione della sopravvivenza. Un blackout di 48 ore a Milano inverno. 7 misure critiche. 7 soluzioni semplici. Un investimento di 200-300 euro. E la differenza tra la sopravvivenza e la sofferenza. Tra il controllo e il caos. La preparazione non è paranoia, è responsabilità. È intelligenza e amore per te stesso e per la tua famiglia. Quindi non rimandare, non dire lo farò dopo, non dire succederà ad altri, non a me, fallo adesso, questa settimana, mentre hai ancora tempo, soldi e opzioni. Perché quando arriva la crisi i prezzi salgono, le scorte finiscono, le opzioni spariscono, ma se ti prepari adesso, quando arriva la crisi sei già pronto, calmo. Questa è la differenza tra le persone che sopravvivono e le persone che soffrono. Non è la forza, non è la fortuna, è la preparazione. Sono il procione della sopravvivenza. E tu adesso sei pronto, sopravvivi, prospera. Non arrenderti mai.